Benvenuti su Archeogat e alla quinta archeopillola dedicata alla Torino romana. Questa volta andremo alla ricerca dell'anfiteatro di Augusta Taurinorum, un elemento della città romana scomparso da secoli, ma che forse da qualche parte nel sottosuolo resiste ancora tenacemente, aspetta solo di essere ritrovato. Ci sono alcuni documenti che ce ne parlano e di quelli tratteremo in questa archeopillola. Cominciamo. Malgrado il suo nome derivi dal greco, con il significato di teatro con posti intorno o doppio teatro, l'anfiteatro, come lo conosciamo, è un'invenzione tutta romana. Anche le colonie di più modeste dimensioni venivano prima o poi dotate di questo edificio, che diventò, e rimane a tutt'oggi nel nostro immaginario, uno degli elementi più caratteristici e peculiari di quel mondo. Le differenze di ruolo fra teatro e anfiteatro dovrebbero essere ben note, visto che i due edifici accoglievano spettacoli di genere molto diverso. Ma siccome incredibilmente c'è ancora chi fa confusione, ricordiamo la differenza di base, oltre alla struttura evidentemente. Mentre nel teatro romano avremmo potuto assistere a rappresentazioni a noi molto familiari, commedie, tragedie, farse, eccetera, l'anfiteatro ospitava giochi assai fisici, i giochi gladiatori, per esempio, i Munera gladiatori, giochi cruenti anche, nei quali non erano rari incidenti gravissimi o anche mortali. E questi giochi avevano però un risvolto religioso, così come peraltro gli spettacoli in generale, gli eventi pubblici, poiché insieme alla popolazione anche gli dei assistevano simbolicamente agli eventi pubblici, inclusi appunto gli spettacoli di ogni tipo, e quindi anche quelli che si svolgevano nell'anfiteatro. Detto questo, torniamo a Torino. Qui l'anfiteatro non è stato ancora rintracciato, ma l'archeologia ci ha abituato a continue sorprese e persino strutture gigantesche come quella che stiamo indagando possono essere riscoperte da un giorno all'altro, come è capitato per esempio qualche anno fa per l'anfiteatro di Volterra, perduto da secoli e che è riemerso del tutto fortuitamente nel 2015, con grande meraviglia di tutti, archeologi compresi. Del resto, anche solo limitandoci al Piemonte, ritroviamo questo genere di edificio praticamente in tutte le città di fondazione romana, anche in quelle che al tempo erano più modeste di quanto non fosse Augusta Taurinorum. Qui c'è qualche esempio. In funzione di alcuni dati, che vedremo tra poco, per molto tempo gli studiosi hanno pensato che gli avanzi dell'anfiteatro torinese potessero nascondersi nei pressi dell'area di Piazza San Carlo. Questa opinione è visualizzata in una pianta disegnata nel 1819 per corredare una guida della città a cura di Modesto Paroletti, Turin et ses curiosités. La ricostruzione è suggestiva, ma ipotetica e con molte libertà. Tra l'altro l'anfiteatro ha un'improbabile pianta rotonda anziché ellittica come doveva essere. Questa ipotesi venne definitivamente abbandonata nel 2004, a seguito dello scavo del parcheggio sotterraneo che interessò l'intera Piazza San Carlo. L'indagine archeologica portò alla luce anche resti di epoca romana, extraurbani quindi, ma relativi a abitazioni e ad aree necropolari, niente edifici per giochi gladiatori. Si è anche ventilata la possibilità che l'anfiteatro potesse trovarsi nella zona di Borgodora, a nord della città, in funzione di vari elementi, tra cui la forma di un isolato che suggeriva delle preesistenze e che anche come dimensioni ci poteva stare. Anche noi del GAT ce ne siamo interessati, ma chiariamo definitivamente, una volta per tutte, che si trattava più che altro di un esercizio mentale, una speculazione, per quanto articolata e suggestiva. Ne parliamo qui solo perché ogni tanto questa notizia torna a galla. Dei molti ritrovamenti di epoca romana sinora effettuati a nord della città antica, nessuno ha mai avuto a che fare con un anfiteatro. Tuttavia che ad Augusta Taurinorum un edificio del genere sia esistito è indubbio. Infatti alcuni testi cinquecenteschi ne parlano in modo esplicito, indicandone la posizione di massima, posizione che viene poi suggerita con migliore precisione dall'esame di alcune mappe 5-600esche. Il primo a testimoniare la presenza a Torino di questo monumento è l'umanista Domenico Della Bella, detto il Maccaneo, al principio del XVI secolo. L'anfiteatro viene citato nell'opera Cornelius Nepos, pubblicata nel 1508. Non vengono date descrizioni particolari dell'edificio, ma si chiarisce che sorgeva fuori dalla porta marmorea, e cioè oltre le mura sud della città romana medievale, lasciando anche intendere che non fosse in buone condizioni. Possiamo ben crederlo perché ai tempi del Maccaneo
nel 500 l'anfiteatro era caduto in disuso da molti secoli, forse già da un millennio, e sicuramente nel frattempo era già stato utilizzato anche come cava a cielo aperto per ricavare materiali da costruzione. Malgrado questo, lo studioso poté ancora riconoscerne le forme agevolmente e descriverlo. Citarlo perlomeno. Qualche decennio più tardi, un altro umanista cinquecentesco, il savoiardo Filiberto Pingone, riferisce non solo dell'esistenza dell'anfiteatro, ma anche dei disastri a cui questo andò incontro nel 1536. In quell'anno i francesi presero Torino e abbatterono tutto quello che si trovava subito fuori dalle mura per fare piazza pulita. Nella sua opera Augusta Taurinorum, pubblicata nel 1577, di cui questo che vedete è il frontespizio, il Pingone ricorda che 40 anni prima i francesi avevano atterrato in 4 grandi borghi suburbani, tra cui quello fuori Porta Marmorea, nel quale si trovava appunto l'anfiteatro. Ne restava poco più che una grande pozza cinta da collinette, lacus colliculis cintus, dice il Pingone, oltre a numerose iscrizioni romane disperse nei dintorni. All'Augusta Taurinorum del Pingone fu allegata una pianta prospettica di Torino realizzata pochi anni prima, nel 1572, dal fiammingo Caracca, o Craig, come in effetti si dovrebbe dire. Una mappa ricca di dettagli, come si vede. Questa pianta avrebbe potuto mostrarci la fisionomia dell'anfiteatro, o perlomeno di quello che ne rimaneva. E peccato che proprio nell'area che interessa noi, cioè fuori dalla Porta Marmorea, l'artista abbia piazzato un ingombrante cartiglio che copre l'intera zona. E quindi occasione perduta. L'ultimo testimone oculare a descrivere in un testo ciò che restava dell'anfiteatro fu il giurista Guido Panciroli, che nel 1599, poco prima di morire, pubblicò la sua opera Rerum Memorabilium, in cui l'autore passa in rassegna antichità di vario tipo. L'opera venne anche tradotta postuma in italiano nel 1612 e in francese nel 1617. Nella versione originale del 1599, in latino, il giurista tratteggia le caratteristiche generali degli anfiteatri e si sofferma su quello di Torino, fornendoci una descrizione che lo identifica in maniera inoppugnabile. Traduco. Fuori Torino, nella via che conduce a Pinerolo, presso i Monterucchi, si scorge una sorta di campo quasi rotondo. I Monterucchi si potrebbero tradurre oggi come montarozzi o collinette. Là un tempo si ergeva l'anfiteatro, di cui ancora si vedono le fondamenta in pietra. Da queste emergono gradinate che dal basso si allargano estendendosi verso l'alto. Più chiaro di così. Questi Monterucchi, già evocati in una carta torinese del 1149 ed alcuni ordinati comunali dei secoli XIV e XV, sono probabilmente quelle stesse collinette che si vedono ben evidenziate in questo disegno della fine del XVI secolo, conservato nell'Archivio di Stato di Torino. I resti dell'anfiteatro torinese rimasero comunque visibili fino agli anni *XX* del XVII secolo, quando la città si allargò verso sud in una grande operazione urbanistica, la prima di 3 successive, nota come primo ampliamento. Fortunatamente per noi, poco prima che le tracce residue dell'antico edificio venissero sommerse da nuovi edifici, furono realizzate 2 piante per illustrare i progetti di ampliamento della città. Piante conservate entrambe presso l'Archivio di Stato di Torino. Queste piante riportano indizi interessanti, forse decisivi. La prima in alto è stata realizzata intorno al 1618 dall'ingegnere Ercole Negro di Sanfront. È una mappa arcinota a chi studia a Torino perché l'ingegnere rileva con precisione gli edifici della città esistente alla sua epoca, ancora rinchiusa nelle mura antiche, oltre ad illustrare il suo progetto di espansione. Comunque, proprio dove dovrà essere realizzato il primo ampliamento, il Sanfront annota, a poca distanza dalla cittadella pentagonale, un'area vagamente ellissoidale, destinata a scomparire, ma di cui chiaramente si doveva tenere conto. Era ciò che rimaneva dell'anfiteatro? Beh, l'area evidenziata è analoga a quella già indicata nel disegno cinquecentesco appena visto, quello che riporta quelle strane collinette. Dunque potrebbe ben essere. Rafforza l'ipotesi la seconda pianta, quella in basso, realizzata anch'essa prima del 1620. Questa è un po' meno dettagliata, ma anche qui l'autore, che forse è l'architetto Vittozzi, traccia a matita una sorta di ovale
in un'area assolutamente simile. Che i due tracciati indichino la stessa cosa si può riscontrare portando le due piante alla medesima scala e sovrapponendole. I due ovali non corrispondono perfettamente, anche perché quello sulla seconda pianta è più un veloce scarabocchio che un rilievo, ma si trovano in una posizione tra loro coerente e hanno dimensioni sufficientemente simili per rafforzare l'idea che quella che indicano sia proprio l'area dell'anfiteatro romano. Sovrapponendo infine la pianta del Sanfront, che come si è detto è molto precisa, a quella della città attuale, diventa facile collocare l'area individuata in un punto specifico. Rispetto alla città romana, l'area, che molto plausibilmente è quella dell'anfiteatro, si trovava lungo il proseguimento del Cardo Maximus, oltre la porta meridionale di Augusta Taurinorum, a circa 350 metri di distanza dalle mura. Così come si indica anche in questo plastico, che abbiamo già visto nelle altre archeopillole, là dove oggi si incrociano le vie Arcivescovado e Arsenale, decisamente ad ovest rispetto a Piazza San Carlo. E quindi è proprio sotto l'Arsenale, una maestosa costruzione barocca, il cui vasto cortile potrebbe aver però preservato il sottosuolo, che potrebbero nascondersi i resti del nostro sfuggente anfiteatro. Se le cose davvero stiano così, lo sapremo soltanto quando gli archeologi potranno indagare a fondo questa porzione di città. Io sono ottimista. Prima o poi gli archeologi troveranno qualche resto di questo benedetto anfiteatro. È molto difficile che tutto sia scomparso completamente. Bisogna avere pazienza, per adesso restiamo in attesa. Quanto a noi, molto presto su questo canale nuove archeopillole. Ciao!